L'articolo 5 sancisce innanzitutto l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. Lo Stato italiano è uno e il suo territorio non può essere frazionato, quindi qualsiasi ipotesi di distacco non è ammissibile. Tale principio sancisce in pratica una forma di intoccabilità del territorio italiano, così come è stato concepito dai Costituenti. Ma questo principio non è assoluto, poiché la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, cioè in ogni caso riserva una parte di autonomia ai cosiddetti enti territoriali. Il motivo pratico che ha spinto i costituenti a promuovere questa suddivisione del territorio è stato quello di permettere ai cittadini di partecipare più da vicino alla vita politica. Quello che l'articolo 5 ci vuole dire è che tale partecipazione è regolata dai principi di unità e di coordinamento dell'orientamento giuridico italiano. Continuando a leggere l'articolo 5, si evince che l'Italia riconosce autonomia e decentramento agli enti territoriali. Lo Stato, dunque, non si chiude in se stesso, non esiste solo uno Stato centrale, ma più livelli statali e viene riconosciuta un'autonomia, ossia la capacità di svolgere determinate attività e di garantire determinati servizi a livello locale. Si vedono in proposito gli articoli 117 e 118, che riguardano la potestà legislativa delle regioni e le funzioni amministrative dei comuni. Infatti, i principi e i valori contenuti nell'articolo 5 sono precisati e sviluppati nella seconda parte della Costituzione. Originariamente, l'articolo 5 della Costituzione era stato pensato come introduzione al titolo V della parte seconda. Tuttavia, la maggioranza dei costituenti ritenne opportuno anticipare la collocazione dell'articolo e inserirlo tra i principi fondamentali. Sergio Mattarella nasce il 23 luglio del 1941 a Palermo. Egli era il quarto figlio di Bernardo Mattarella, politico democristiano 5 volte ministro tra gli anni 50 e 60. Si avvia nel mondo della politica a Roma, dove si era trasferito con la famiglia e dove diventa responsabile per il Lazio della gioventù studentesca in Azione Cattolica, incarico ricoperto fino al 1964. Il suo impegno è poi proseguito all'università, dove ha fatto parte della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Dopo essersi diplomato al liceo classico, nel 1964 si laureò in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi sulla funzione dell'indirizzo politico. Nel 1967 si iscrisse all'Albo degli Avvocati nel Foro di Palermo ed esercitò l'avvocatura in un avviato studio legale palermitano specializzato in diritto amministrativo. Mattarella inoltre intraprese la carriera accademica presso l'Istituto di Diritto Pubblico dell'Università di Palermo, diventando assistente di diritto costituzionale e poi professore associato, insegnando diritto parlamentare sino al 1983, quando venne collocato in aspettativa per il mandato parlamentare come deputato. La carriera di Mattarella sarebbe dovuta rimanere lontano dalla politica. Tutto però cambia il 6 gennaio del 1980. Quando il fratello Piersanti venne ucciso dalla mafia mentre andava a messa con la famiglia. Piersanti è morto tra le braccia del fratello minore Sergio ed è proprio questa tragedia a spingere Sergio Mattarella verso l'impegno in politica nelle file della Democrazia Cristiana. Tra i vari incarichi ministeriali, il più importante fu quello come ministro dell'istruzione, per il quale fu nominato nel 1989. Come ministro dell'istruzione promulgò la legge 148 del 23 maggio 1990, che rese universale il modulo dei 3 insegnanti su 2 classi, portando al superamento del tradizionale maestro unico. A questa legge seguì la legge antidroga, che demandava alle scuole l'educazione alla salute. Nel 1999 divenne ministro della difesa, incarico tenuto fino all'elezione del giugno del 2001. Approvato in quegli anni la legge Martino che ha abolito la leva militare obbligatoria e che ha reso l'Arma dei Carabinieri una forza armata autonoma. Nelle elezioni politiche del 2008 non si è ricandidato e ha concluso la sua attività politica. In seguito però ha svolto cariche come presidente o giudice di altre commissioni fino al 31 gennaio del 2015, dove è stato eletto 12° presidente della Repubblica, per poi essere rieletto nuovamente nel 2022, divenendo dunque il secondo presidente della Repubblica per un secondo mandato, oltre che il secondo più votato di sempre. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
perché colleghiamo a questo articolo proprio Mattarella? Innanzitutto citiamo le funzioni del Presidente della Repubblica. Egli è in primo luogo il capo dello Stato italiano e il rappresentante dell'unità nazionale. Il Presidente della Repubblica si configura come un potere neutro, ovvero posto fuori dalla tripartizione dei poteri, legislativo, esecutivo o giudiziario che sia. Svolge una funzione di sorveglianza e coordinamento, secondo le norme stabilite dalla Costituzione italiana di cui è garante, in quanto Presidente della Repubblica Mattarella si occupa di garantire l'unità dello Stato, rispettando l'autonomia delle regioni, in particolar modo quelle a statuto speciale. A queste viene infatti riconosciuto il diritto di legiferare, purché le loro leggi non violino i principi della Costituzione. Appare idoneo a valorizzare specificità e capacità delle singole regioni, sempre in chiave di collaborazione politica. Diverrebbe così possibile realizzare aperture e diversificazioni che nel loro insieme accrescono il dinamismo dei territori, rafforzando al contempo il tessuto della Repubblica e salvaguardando appieno le esigenze unitarie. È importante far sì che la regolazione di questa autonomia sia contestualizzata e limitata. Un esempio potrebbe essere l'organizzazione del denaro. Quindi se questo divenisse di tratto regionale si incomberrebbe in una situazione di disuguaglianza nel Paese, in quanto ogni singolo caso potrebbe funzionare o meno sulla base di vari parametri. E dato che la Costituzione deve assicurare ad ogni cittadino di godere della propria libertà e della stessa condizione, il denaro non può essere trattato e indirizzato alle singole regioni, bensì deve essere regolato da tutto lo Stato, perché si mantenga lo spirito costituzionale, volto a mantenere lo Stato unito sotto una condizione di uguaglianza che la Costituzione si impegna a garantire. Per questo il garante della Costituzione è definito super partes. Con questa espressione latina si designa la possibilità di porsi al di sopra delle parti, ovvero assumere una posizione neutrale. La Costituzione non è un grande risultato del nostro Paese, che va tenuto sempre in grande attenzione e valore, va preservato, va conservato, va tutelato. La democrazia è una condizione che va continuamente alimentata da impegno nuovo, da convinzione, da dedizione sempre rinnovata. E così i valori della Costituzione vanno vissuti perché non rimangano una sorta di spettacolo, di indicazioni, di quadro da ammirare. Sono valori che vivono la vita quotidiana e quindi va vissuta la Costituzione nei comportamenti di ogni giorno,